Sono qui per presentare un'applicazione che ha dell'incredibile, perché non è tanto per l'applicazione in sé, perché si tratta di diciamo il solito, ma non è il solito editor di foto, è la solita fotocamera per i nostri dispositivi, tra l'altro Android e iOS. Ma la cosa veramente che ci dà un po' di meraviglia qual è? Ragazzi, che può essere acquistata una tantum, una volta sola a 30 euro. E quindi questo forse fa sì che sia un bel punto a suo favore, perché all'interno ci sono due applicazioni, come ho detto, la parte fotografica e la parte di editing. Quindi dopo che vi sarete iscritti in massa al canale tutti quanti insieme tutti cliccate ora, andremo a vedere subito di cosa si tratta in questa prima diciamo in questo primo video, e poi approfondiremo negli altri due video che andremo in onda più avanti, la parte fotografica e la parte editor. Mi tocca continuamente cambiare esposizione perché va e viene il sole dalla finestra, ma sapete che io non ci faccio caso a questa cosa, che mi piace tanto la luce naturale. Quindi ragazzi, se si spegne un po', anzi facciamo così: ehi Siri, accendi la luce, così facciamo anche accendiamo questa luce sopra che non si accenderà mai. Ehi Siri, accendi la luce. Ok, così abbiamo anche questa luce qua. Ecco, ho ribloccato l'esposizione, però abbiamo questa luce che mi picchia qua, quindi se vai bene il sole penso che compensi. Una cosa che non vi ho detto, una cosa carinissima, questa veramente ve la devo dire prima di iniziare, l'ho provata su un iPhone 6 e un iPhone 6 ha la profondità di campo. Voi non ci potete credere ed è così. Ma andiamo a vedere subito nello specifico di cosa si tratta. Innanzitutto, come buona regola, andiamo in fondo, a me tu piaci te, andare in fondo a vedere questa piccola cosina. Eccola qua, la voce che ci piace tanto e non si trova più ovviamente dentro le app. Forever 30 euro, quindi vuol dire che questa applicazione vi viene venduta a 30 euro per sempre, quindi non dovete più acquistare nulla, non dovete più fare l'abbonamento, non dovete fare più niente, ce l'avete forever full. Quindi sì, penso di sì, perché io l'ho provata e quindi abbiamo tutto il pacchetto completo. Che cosa comprende il pacchetto? Lo andiamo subito a vedere ora, sperando che non cambi l'esposizione. Vabbè ragazzi, l'esposizione continua a cambiare perché il sole va e viene, tavolo temporale oggi invece è bellissimo. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Allora andiamo a lanciare e quindi vi accorgerete subito, non vi ho detto ancora, che funziona anche su iPad, su iPhone, su smartphone, quindi anche sul tablet sicuramente Android, e ovviamente su iPad ha un'altra veste che poi magari la vedremo. Innanzitutto vediamo la veste di iPhone. Vedete qua ci sono due iconette, quindi ci sono due iconette principali. La prima aperture che ci va a indicare che possiamo andare a editare qualsiasi foto, e dico qualsiasi foto scattata con qualsiasi cellulare, per dare una profondità di campo. Ovviamente la profondità di campo è una cosa digitale, una cosa che viene calcolata dall'applicazione. Certo, non abbiamo un obiettivo dentro, che è una simulazione, ok? Mentre da quest'altra parte abbiamo la parte fotografica, quindi la parte proprio di macchina fotografica, quindi possiamo scattare sia già con la profondità di campo o no, però abbiamo tante opzioni, e poi possiamo, come ho detto, la profondità di campo possiamo anche farla in post produzione perché è un editor anche. Qui sotto invece, che non mi ricordo una mazza, cosa abbiamo? Qua sotto abbiamo, allora, album, vuol dire che qui possiamo andare a tingere, ok? Dal nostro album qualsiasi foto, ok? Poi diciamo che si ripete un po',
è un po' ripetitiva, ok? Perché adesso se vado nella profondità di campo vi accorgete che la storia è la stessa, ok? Solamente che ci catapulta nella funzione profondità di campo, perché c'è una funzione all'interno che è diversa. La seconda icona è la colorazione, possiamo ovviamente ci catapulta nella sezione colorazione, ok? E così via. Queste, diciamo qua, queste icone non hanno nessun, cioè hanno lo scopo di posizionarci nell'applicazione nella parte che ovviamente è dedicata a questa icona. Vedete come ovviamente poi abbiamo frame e abbiamo HDR, no HDR, scusa, HD. Ultra HD, cosa fa Ultra HD? Non fa altro che migliorare le nostre foto, vedete dal preview dell'immagine. Quindi se io voglio andare a fare sì che sia una mia immagine venga, come dire, trattata come profondità di campo, non faccio altro che andare qua e vado a scegliere una qualsiasi foto. Ecco, perché dico qualsiasi foto? Perché adesso io prendo questa foto qua che è stata sì scattata con iPhone 13, ma non è stata scattata con la modalità ritratto, quindi ecco, già vi dà l'idea di cosa fa questa applicazione, ok? Quindi già non è stata scattata, quindi è stata scattata con la foto, modalità foto normale, quindi non abbiamo nessuna modalità ritratto. Poi qua sopra avremo tutti i parametri che poi approfondiremo. Adesso torniamo indietro, ok, torniamo indietro un attimino e andiamo nelle altre sezioni per vedere, questa ovviamente è una prima panoramica di questa applicazione. Qui invece abbiamo la possibilità di andare a fotografare, vedete viene fuori proprio una macchina fotografica con tutti i parametri. Vi faccio una rapida panoramica, a parte non si sa come mai c'è il per 3 che non è possibile, sicuramente è interpolato, sicuramente ma neanche tanto malissimo, ragazzi. Sicuramente non è, abbiamo sempre qua tutto impolverato, sicuramente non è uno zoom ottico. Poi abbiamo qua un sacco di parametri che poi vedremo, che c'è qualcuno ancora che mi è un po' sconosciuto, aiutatemi se la provate. Qua abbiamo la sezione dei filtri e qua abbiamo la sezione dell'illuminazione delle macchine fotografiche o che siano obiettivi, ok? Quindi abbiamo una vasta simulazione di cose. Qua abbiamo anche la parte color, quindi e poi ovviamente questa è una macchina fotografica, diciamo è un'applicazione fotografica, ok, come siamo abituati a vedere. Torniamo indietro e andiamo qua sotto. Qua sotto torniamo di nuovo in album, perché qui invece di andare a finire all'interno della proprio della parte della apertura, andiamo a finire nella, diciamo, nella nostra applicazione, nella parte dell'applicazione editor, dove possiamo fare un po' di tutto. Okay, anche qua vedete un sacco di cose, ci sono un sacco di cose, ma queste ovviamente le vorrò vedere, ok, piano piano, per non fare ovviamente un video lunghissimo di 7 ore, come sono abituato a fare. Quindi andiamo ancora indietro per farvi vedere che queste, diciamo, queste icone si aprono proprio all'interno di questa sezione. Quindi vedete adesso questa si apre nella sezione color. Vabbè, sì, vabbè, non si è aperta la sezione color, ragazzo. Vabbè, non si è aperta, è questa la sezione color, ma non si è aperta. Non so. Quindi forse sono icone farlocche e chi lo sa. Andiamo indietro, poi abbiamo la parte frame. No, la parte frame si apre come, perché l'ho già provata, quindi andiamo indietro, andiamo su frame, andiamo a prendere sempre un'immagine e si apre nella parte dei frame. La parte dei frame è molto interessante perché vi permette di creare una sorta di frame intorno alla vostra foto molto carina. Non credo che siano editabili i testi, si può muovere la foto, questo non lo sapevo, però l'approfondiremo anche questo, perché questa ovviamente, come ho detto, la faremo un video a parte, perché lo sapete che io voglio fare le cose chiare, no? Non una cozzaia di informazioni che poi non si capisce un tubazzo.
L'HDR invece la possiamo vedere subito perché è molto semplice come cosa, quindi non ci fa altro che migliorare la foto. Adesso ragazzi non so quanto possa migliorare un'immagine già presa con non so, un Samsung Ultra 22, 23, 24, 25, 27, un iPhone 15, 17, 18, non lo so. Però ovviamente queste applicazioni sono sicuramente fatte per chi ha un telefono un po' più datato. Ecco, sta venendo un sole della miseria, sono diventato quasi bianco. Comunque, vabbè, ragazzi, non importa. E vedete che praticamente migliora la foto. Adesso vedremo cosa fa. Quindi volevo dire, è diciamo destinato a magari cellulari un po' più obsoleti, ecco, alla fin dei conti, anche perché ci mette un anno e mezzo a elaborare una foto con già un iPhone 13, figuriamoci con un iPhone più vecchio o un Android più vecchio. Però è interessante la parte sicuramente che diciamo che sia a pagamento una tanto, quindi ragazzi è una cosa veramente fantastica. Finiamo l'elaborazione e ci rivediamo subito. Allora, abbiamo quasi finito, come potete vedere, di elaborare, cioè di caricare questa foto e trasformarla in HD. Cosa vuol dire? Che praticamente questa applicazione farà sì che la mia foto diventi migliore. Adesso io, come ho detto, non so quanto è migliore perché gli ultimi smartphone già fanno delle foto bellissime. Bisogna vedere quanto ovviamente migliori queste immagini. Allora, siamo al 92%, quindi siamo quasi lì. E quindi però ci sta, ok, anche questa funzione qua, anche se poi è una cosa come dove vedete un pochino che resta un po' così nell'ombra. Ecco, qui vedete abbiamo le due, diciamo la solita linea, ok, che si usa per vedere prima e dopo, ok. E qui abbiamo, possiamo ovviamente accendere solo, diciamo, lo stato finale, l'HDR, oppure se spegniamo l'HDR possiamo ovviamente accendere solo l'originale, e invece qua abbiamo invece la parte che possiamo avere la linea, quindi non lo so, possiamo anche fare il pitch to zoom per vedere se veramente migliora. Sì, devo dire sì, abbastanza, però come dicevo, avendo già un telefono che ha una potenza abbastanza elevata, non ce ne facciamo una, cioè non ci facciamo una croce su questo. Andiamo indietro, cosa vi volevo far vedere ancora? C'è qualche opzione forse, ma direi che ecco qua ci sono le opzioni, qua vedete qua. Io ho preso ovviamente il pacchetto completo, infatti vedete che qui c'è il pacchetto completo proprio che è in bella vista. Abbiamo le solite cose, la nostra sottoscrizione, recuperare ovviamente l'acquisto, ok, che avete fatto, e ovviamente se cambiate, se mettete su un altro telefono. Quick Start ovviamente ci fa imparare un po' a utilizzare la camera, e invece Edit Quick Start ci fa ovviamente imparare un po' a usare l'editor, ma questo ovviamente forse ve lo insegnerò io. Camera setting, se andiamo su camera setting abbiamo un sacco di settaggi, ok? Un sacco di settaggi. Cominciamo da sopra ovviamente. Vabbè, quick start, abbiamo l'orientamento del device, abbiamo ovviamente preserve setting come la nostra fotocamera interna, possiamo ovviamente andare in default. Ragazzi, ce ne sono molto. Ecco, smart adjustment è una sorta di eh, diciamo che aggiusta. Io non so se poi con l'intelligenza artificiale, che questa è una cosa che ormai ce l'abbiamo in bocca, non lo so se è così, però aggiusta un po' l'immagine appena ovviamente l'abbiamo acquisita. E abbiamo tante, veramente tante opzioni che le vedremo ovviamente nella sezione diciamo della fotocamera, quando andremo a vedere ovviamente la parte fotocamera. Poi cosa abbiamo? Update to Relance, non so cosa vuol dire.
Ah, qui sono tutte le, scusate, so cosa vuol dire, invece so benissimo cosa vuol dire, sono tutte le release uscite, vedete, abbiamo tutte le varie versioni, quindi possiamo fare l'upload. Possiamo anche, ovviamente, sotto abbiamo la questione di commentare oppure poter dare la nostra, ok, il nostro voto a questa applicazione che io secondo me è bellissima. Abbiamo il linguaggio, non c'è in italiano, vabbè, non c'è in italiano. Abbiamo anche la possibilità sotto di cancellare il cache. Ecco, la starting page è molto simpatica perché ci permette di andare a diciamo far sì che la nostra applicazione parta, ok, con due modi, o andando in home page come abbiamo visto, oppure che quando la lancio si apra la fotocamera. Molto carina come cosa, molto simpatica anche questa. Poi, come vedete sotto, abbiamo anche le preferenze di importazione, quindi bisognerà che ci studi un pochettino perché, come ho detto, l'ho guardata ma non così dettagliatamente come sto facendo adesso. Qua abbiamo addirittura la possibilità di andare a vedere, ecco, queste sono le due modalità, poi le vedremo ovviamente quando andremo a fare andremo a vedere la versione ovviamente editor perché ha due modi, ok, di gestire la profondità di campo. Ragazzi, devo dire la verità, è un'applicazione fatta bene, poi vabbè sotto c'è BB Sound, tutto il resto, quello che vogliamo, ok, un po' anche cose simpatiche e dicevo è molto ben fatta e forse è anche un'applicazione un po' che ha un po' tutto, no? Ha sia la parte fotografica che l'editor molto avanzato. Poi save artist name, qua potete dare ovviamente il vostro nome nella foto che appare nei tag, il copyright, ok, è tutto quello che volete fare. Poi sotto abbiamo ovviamente tutto quello che riguarda proprio lo staff, se volete contattare chi l'ha fatta, eccetera, eccetera. Io dico che è un'operazione, un'applicazione fatta molto bene e spero che questo video abbia abbastanza like, ma non è anche like, visualizzazioni per poter portare avanti questa applicazione che secondo me è, diciamo, forse l'unica che userò sia per la parte foto che per la parte editor. Quindi ragazzi, cosa ne dite di questa applicazione Relance? Non so se l'ho detto all'inizio che si chiama Relance, è sia per Android e per iOS. Quindi vi invito a scaricarla, vi invito a provare anche gratis. Fate una prova, poi nei commenti mi fate sapere se avete qualche funzione scoperto in più e io la porterò sul canale. Intanto poi andremo a fare le due altri video che riguardano sia la fotocamera che l'editor ovviamente delle foto. Con questo, se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere ragazzi e infine, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Ci vediamo nel prossimo video.